Ciao a tutti e rieccoci con la seconda parte dell'Hackran dedicata a Metal Gear Solid. Riprendiamo dall'inizio del disco 2. Iniziamo subito con la solita modifica dell'inventario, aggiungendo il silenziatore alla SOCOM. Almeno cerco di essere un po' più stealth nelle prossime sezioni del gioco. Non ho idea del perché non abbia distrutto quel carrello con lo Stinger, scegliendo invece il metodo più difficile per superarlo. In effetti bastano giusto 2 colpi per abbatterlo. Una cosa che ho sempre trovato assurda del primo Metal Gear, che appena effetti hanno corretto nei titoli successivi, era il sistema di allarme. Bastava che un soldato semplicemente vi vedesse per farlo scattare. Non riescono a vedere a 2 metri dal loro naso, ma attivano l'allarme con la forza del pensiero. Magia del pensiero wireless. Mentre aspettiamo il montacarichi, aggiungiamo l'interazione di Snake all'inventario. Nel primo disco abbiamo evitato tutti i combattenti obbligatori, ma da qui in avanti dovremo affrontare chiunque ci si pari davanti. Sapete che le armi di Snake sono armi realmente esistenti? Beh, ad eccezione del Nikita, quello è fantascienza. Il nome del lanciamissili prende ispirazione al film francese Nikita di Luc Besson. Quell'arma è stata ideata come un elemento di gameplay per superare l'area del laboratorio e segue una fisica abbastanza improbabile nel mondo reale, come la velocità del missile e la sua capacità di compiere curve a 90 gradi. Tra i due montacarichi è pieno di mine, ma ho finito così tante volte questo gioco che ormai riesco a evitarla a memoria. Adesso è il turno del gigante. Quando ero bambino ero un vero cacasotto e mi terrorizzava combattere contro Vulcan Raven. Per questo motivo ogni volta chiedevo al mio fratello di batterlo per me. C'è qualcosa di ansiogeno durante questa battaglia, questo continuo inseguimento tra le casse come se giocassimo a guardie e ladri, per non parlare di quando Raven ti scopriva per scaricarti addosso tutti i colpi del suo M61. E anche lo stesso respiro di Raven, sempre più affannoso, assieme alla sua corsa sempre più rapida man mano che la battaglia avanza. Normalmente Raven non si potrebbe sconfiggere in uno scontro diretto, bisogna sorprenderla dalle spalle o tendergli imboscate con gli esplosivi, ma qua non facciamo le cose in maniera tradizionale. Da qui credo che possiamo mandare tutto avanti veloce, aggiungiamo giusto la scheda palla all'inventario. Il percorso da qui al Metal Gear serve più che altro per intervallare le trasmissioni codec l'una dall'altra e far scoprire sempre più dettagli man mano che si avanza. Nulla che ci interessi per la nostra partita, ma tra poco vi farò vedere un'altra magia. Qui ho provato ad aggiungere di nuovo la scheda PAL nell'inventario per vedere se la sala di controllo del Metal Gear fosse libera. Ma purtroppo no, ci tocca fare il recupero della scheda manualmente per attivare l'evento che ci dà accesso alla sala.
Ecco, questa è una parte che ho sempre odiato, soprattutto quando ho cercato di ottenere il titolo Fox ogni secondo è essenziale. Per ottenerlo ho giocato la versione giapponese, avevo provato con quella europea, ma finire il gioco a livello difficile è stata una vera impresa. Poi ho scoperto che la versione giapponese ha un solo livello di difficoltà che corrisponde al nostro facile, mentre gli altri livelli sono stati aggiunti per il mercato nordamericano ed europeo, per darci delle sfide in più. Ho imbrogliato per ottenere quel titolo? Non so, il gioco originale prevedeva quella sfida per ottenerlo, perché avrei dovuto compiere una sfida più difficile a quella proposta ai giocatori giapponesi? Non ho idea di come sia morto il topo, non mi sembra aver piazzato mine lì, ma comunque. Adesso torniamo alla sala di controllo. Normalmente questa parte prevede un sacco di backtracking e un sacco di chiamate via codec. Tutto questo per cambiare la temperatura della scheda PAL. Ma abbiamo davvero bisogno di tornare indietro per fare un trucchetto del genere? Qui ho avuto più volte problemi con l'alterazione delle schede. Credo che quando viene cambiata la loro temperatura venga impostato anche un timer prima che torni allo stato originale. Alterando le schede senza toccare questo timer credo sia impostato a un valore come 0 secondi, di conseguenza per inserire la scheda ho meno di un secondo. Ovviamente sono nel campo delle ipotesi perché non ho cercato il timer durante questa partita, ma sembra funzionare proprio così. Colpo di scena, abbiamo attivato il Metal Gear, ma chi se lo aspettava? Ce la faremo a superare quest'ultima sfida? Lo sapremo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Come sempre vi auguro una buona giornata e alla prossima, ciao!